Ciao, sono Valeria Franco e questa è una serie di video dedicata al maladaptive daydreaming. Come è andato il maladaptive daydreaming durante il lockdown? Ne parla uno studio pubblicato proprio di recente dal professore Eli Sommer e da numerosi altri professori universitari. Vi lascio il link nella descrizione del video. Lo studio è stato realizzato su un campione di popolazione tutto italiano. Si trattava di circa 6.000 partecipanti a cui sono state sottoposte delle domande. Attraverso queste domande si indagava la presenza di fantasie compulsive, ma anche di altre problematiche e di come veniva vissuto il lockdown. Stiamo parlando del lockdown della primavera del 2020, quello in cui eravamo tutti bloccati in casa in tutte le regioni. Le persone a cui è stato sottoposto questo questionario erano circa 6.000 e ben il 17% è risultato all'interno della scala del maladaptive daydreaming, quindi è risultato avere maladaptive daydreaming. È una percentuale piuttosto alta. Tutti i problemi psicologici sono aumentati e non solo il maladaptive daydreaming. Questo studio non andava ad indagare se le persone avessero quel problema anche prima del lockdown, ma soltanto durante questo periodo. In questo studio è emerso che chi aveva il maladaptive daydreaming aveva anche livelli più alti di depressione e ansia, e questo va a confermare un sospetto che era già emerso in passato, cioè che il maladaptive daydreaming sia quasi una strategia di sopravvivenza, una fuga da un altro problema. Soffro di depressione, sono assalito dall'ansia e per non provare quel disagio o quel dolore mi rifugio in un mondo di fantasia. Può essere importante essere consapevoli di questo meccanismo di fuga per poterlo prevenire. Studi precedenti avevano dimostrato che chi era in una relazione sentimentale tendeva meno ad essere affetto dal maladaptive daydreaming. Però qui emerge qualcosa di sorprendente. È emersa una correlazione di questo tipo, abbastanza inaspettata, cioè chi aveva aumentato o comunque aveva stabili molti contatti personali e al contrario aveva meno contatti virtuali, quindi online, fantasticava di più. Questo è un po' inaspettato perché appunto durante lo stress dell'isolamento, quando si è obbligati a non uscire di casa e non vedere nessuno, ci si aspetta che chi ha l'opportunità di vedere più persone magari stia meglio, quindi fantastichi di meno. E quindi è strano scoprire che in realtà è stato il contrario. Lo studio si dà questa risposta in un momento in cui i contatti interpersonali sono potenzialmente pericolosi, perché c'è il pericolo del contagio. Il fatto di incontrare persone è di per sé un elemento di stress e quindi va a creare l'esigenza di fantasticare, come tutte le situazioni di disagio, mentre al contrario la presenza di relazioni virtuali dava l'opportunità di avere contatti umani sicuri e allo stesso tempo di avere supporto affettivo e connessioni magari anche profonde. Si può anche immaginare che effettivamente essere confinati in uno spazio stretto con tante persone, studenti universitari che sono stati costretti ad abbandonare le lezioni, a essere sempre a casa magari con tutta la famiglia intorno, può effettivamente creare disagio. Lo studio si conclude sottolineando come questa ricerca può aiutarci anche a prevenire situazioni future in cui magari possono esserci altre emergenze sanitarie come questa che richiedano appunto l'isolamento sociale. Ed è molto interessante una cosa, lo studio sottolinea proprio l'importanza del supporto online. Vi leggo che cosa dice. Le nostre scoperte implicano la potenziale utilità delle piattaforme di supporto basate su internet per gli individui che hanno il maladaptive daydreaming durante tempi di crisi che richiedono l'isolamento sociale. E questo quindi sottolinea l'importanza delle community, anche quelle che appunto abbiamo creato come associazione. Vi lascio il link al nostro sito internet dove potete trovare tutti i riferimenti. E questo è tutto per oggi, ci vediamo nel prossimo video. Non prima di avervi ricordato una cosa: sbarazzatevi dei sogni e vivete!